Ciao a tutti e benvenuti. In questo breve video ho cercato di riassumere delle domande che mi avete mandato via email, ovviamente le sintetizzo e di darvi delle risposte spero chiare e brevi come mi avete chiesto. Scusate se ci sono delle imprecisioni nei video che sono girati in maniera molto spontanea, ecco, e spero comunque di essere sempre chiaro. Se avete dei dubbi comunque scrivetemi. Dunque Sara mi ha scritto come mai una tecnica viene spiegata e illustrata da insegnanti in maniera diversa. Allora, il modo in cui viene applicata una tecnica o una metodologia varia da insegnante a insegnante in base a cosa? Tanti fattori, in base all'esperienza dell'insegnante, all'approccio che utilizza, alla personalità stessa dell'insegnante, alla capacità di analisi del problema, della situazione, sul cosa fare, cosa non fare, sulla capacità di progettare in modo flessibile e dinamico un percorso insieme all'allievo e anche dal bagaglio di strategie che possiede l'insegnante. Più un insegnante ha una mente aperta e conosce strumenti diversi, più la valigetta, diciamo, degli attrezzi è ricca. Quindi ogni tecnica e ogni metodologia è valida, diciamo, in misura in cui è abile un insegnante, quindi più un insegnante è creativo, aperto di mente. Ovviamente quello che si va a fare deve essere ben conosciuto e approfondito dall'insegnante, che è necessario a mio avviso sia sempre aggiornato e in formazione continua, dal primo all'ultimo giorno in cui appunto porta avanti l'attività didattica. Un'altra domanda che mi è stata posta e una precisazione che voglio fare: questi non sono video lezioni, non si sostituiscono alle lezioni, sono video di risposta alle vostre domande, sono spunti di riflessione, ma non usate in maniera critica quello che io vi dico, perché fanno parte di una complessità che va vista di volta in volta nel caso individuale e soggettivo. Mi raccomando, questa è una cosa molto importante, seppure sono contento poi le indicazioni, i suggerimenti che do possano essere utili, ma sono degli spunti soprattutto, prendiamoli in questo modo. Un altro aspetto di cui voglio parlarvi è risposta ad alcune domande che mi avete posto, in base soprattutto all'approccio razionale che spesso si ha al canto. Dunque, durante lo studio e le lezioni oppure lo svolgimento degli esercizi è importante abituare, e questa è la mia metodologia, io mi baso su questo soprattutto, come hanno sempre fatto comunque anche gli antichi, sull'autoascolto, quindi aiutare la persona a percepire delle sensazioni kinestesiche, palestesiche, propriocettive. Questo cosa significa? Significa non puntare l'attenzione al risultato, alla voce, ma al processo. Quindi no al rendimento vocale, a quello che noi sentiamo a livello estetico, ma alle sensazioni interne. Questo perché? Perché va a costruire la coscienza dello schema corporeo vocale, quindi la coscienza appunto del cantante, la conoscenza di noi stessi, del nostro corpo. La voce deve essere sentita e percepita, vissuta, non è qualcosa che nasce, qualcosa che comunque si crea e va creata, scusatemi, con coscienza. Quindi il lavoro è impostato sul riconoscimento delle sensazioni interne. Questo ci tengo appunto a sottolinearlo. Non è tanto l'esercizio o il vocalizzo, questo per rispondere a altre domande che mi sono state poste, che sono importanti, ma è il processo attraverso cui un esercizio, un vocalizzo vengono fatti. La voce non si imposta solo con i vocalizzi sono fatti e costruiti ad hoc, è vero, per arrivare a un certo punto, quindi per favorire una certa emissione, ma alla base ci deve essere un processo ben chiaro, basato soprattutto sulla respirazione, come sapete, il sostegno e l'appoggio, quindi la coordinazione di questi tre elementi più il lavoro sulla risonanza. Ad esempio, spesso si lavora, ho visto lavorare tante persone, sulla R, pensando che la R imposti la voce. È vero, la R, per come è fatta, porta avanti la voce
e offre, se voi vi fermate ad ascoltare, appunto delle sensazioni palatali. Attenzione a non, dal mio punto di vista, non farvi coinvolgere da quelle che sono delle tecniche diverse da quella italiana, perché la R è R, non è ru o qualcosa di questo tipo, o suoni gutturali abbassando la laringe. La R è R e viene utilizzata come stampella per portare avanti. Sentite? Se voi vi mettete in ascolto e producete la R, percepite questa sensazione palatale anteriore, quindi il tetto del palato anteriore. La voce va percepita in questo modo, quindi non sfatiamo, diciamo, il mito del vocalizzo dell'esercizio fine a se stesso, ma introduciamolo in una veste proprio di complessità. Quindi vi ripeto, voi potete fare qualsiasi vocalizzo, ma non è il vocalizzo che vi risolve il problema, bisogna lavorare su tutto il sistema, quindi respirazione, sostegno e appoggio. Ci tenevo a dire questa cosa della R perché ho sempre notato che c'è questa tendenza ad aver paura ad articolare, a pronunciare, a portare avanti. La R deve essere una R se volete allenarvi sul fiato e anche sul portare avanti la voce, una R molto birichina, molto frizzante, molto vibrante, come se faceste il rumore, io suggerisco spesso, di una motosega. Allora la voce è sempre avanti. Poi un altro aspetto molto importante di cui spesso mi chiedete, questo lavoro del fiato. Mi raccomando, pensate a questa ruota del fiato, la voce non va costruita dentro, ma è tutta fuori. Se noi prendiamo un vocalizzo come ad esempio la ri, la voce è tutta fuori, su questo giro che continua, non interrompete mai questo giro del fiato per dire le consonanti oppure le vocali o quando cantate, ma sempre continuo, continuo. Quando voi andate a fare la O, ad esempio, per non farla cadere indietro, questo è giusto perché la O va portata fuori, pensatela proprio che gira dentro questa I continuamente, e non è non è questo, è indietro, fuori. La voce non va costruita dentro, ma appunto creata su questo fiato continuo. Non aumentate, non diminuite la velocità di questo mulinello ideale di ruota, ma state continuamente su questa ruota che gira. La I vi aiuta a sentire la sillaba RI, ad esempio, RI, questa punta, I, che sentite della I, mantenetela sempre, pensate il vostro suono concentrato qui, RI, RI, e quando dite la O, avanti, RI, O. Va bene, spero di essere stato chiaro, di aver risposto ai dubbi che mi avete mandato. Vi mando un saluto e a presto. Ciao!